Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube Riassunti di Storia. Sono Gianluca Aime, mi sono laureato all'Università di Torino alla magistrale Scienze Storiche e oggi parleremo del pensiero politico, nello specifico nei dibattiti di Putney. Nel precedente video abbiamo parlato della guerra civile inglese. Oggi vorrei approfondire il pensiero politico, in particolare i discorsi che sono stati fatti nei dibattiti di Putney, dove questi dibattiti dagli studiosi del pensiero politico sono presentati un po' come l'inizio, l'origine del pensiero politico contemporaneo. Ovviamente il pensiero politico non ha un'età, non ha una data di scadenza, può tornare, alcune idee in certi periodi possono tornare, altre invece no. Infatti, per quanto riguarda il pensiero politico occidentale, come inizio si pone il dialogo tripolitico all'interno di Erodoto. Ma se vogliamo proprio il pensiero politico contemporaneo, moderno, che vediamo, come vedremo, è molto attuale, sono discorsi che tutti quanti noi appunto conosciamo almeno, iniziano appunto con questi dibattiti di questo periodo, e quindi vorrei approfondire questa tematica. Approfondiremo il pensiero liberale e conservatore, toccheremo in seguito il pensiero democratico liberale progressista, anche per certi aspetti molto radicale per l'epoca, che è incarnato dai livellatori. E infine vedremo un pensiero politico dei movimenti dei zappatori, che di fatto appartengono all'area democratica radicale, ma se vogliamo propriamente un esempio di un comunismo agrario cristiano. Come fonte di questo video mi sono appoggiato al ben massiccio saggio di Massimo Salvadori, Democrazia, storia di un'idea tra mito e realtà, edito da Donzelli. I dibattiti di Putin svolti dal 28 ottobre fino al 1 novembre 1647 dagli studiosi del pensiero politico, delle dottrine politiche, sono visti come l'inizio del pensiero politico contemporaneo, anche se appunto un pensiero politico non ha una data di scadenza, alcuni idee possono tornare, altri invece non torneranno, ma chi lo sa. Per l'Occidente l'inizio, se vogliamo, della storia del pensiero politico si dà con il dialogo tripolitico di Erodoto, ma per fatti effettivamente il pensiero politico più contemporaneo, più moderno, come vedremo i dibattiti di Putin sono un'ottima data di inizio. Siamo nel contesto della guerra civile inglese, quindi vi rimando al mio video precedente, siamo se vogliamo nella prima fase nella quale il Parlamento ha creato un nuovo esercito, il Parlamento alleato con la Scozia è riuscito attraverso un nuovo esercito a sconfiggere Carlo I. Questo nuovo esercito nel quale si sono superati i paradigmi, se vogliamo, medievali, e quindi a capo di questo esercito, attraverso la meritocrazia, quindi un valore, una virtù, un valore liberale, sono stati messi militari di professione, quindi non nobili, quindi a capo dell'esercito non è stato messo persone per privilegio di nascita. Inoltre questo esercito, la cavalleria, è formata da medi piccoli proprietari, e invece la fanteria da uomini provenienti dalla città. Entrambi l'esercito è un esercito di volontari, anche se ovviamente è pagato, è un esercito che, come tutta quanta la guerra civile inglese, viene attraversato da un forte senso religioso e anche differenziato nelle varie correnti, non c'è un pensiero unico religioso. E quindi perché vengono a crearsi qui il dibattito di Putin? Il Parlamento decide di sciogliere, congedare l'esercito, questo nuovo esercito non ci sta, decide di riunirsi e pensare per il futuro. Quindi questo indica anche come il nuovo esercito si sente anche come un nuovo soggetto politico, e quindi, se vogliamo, una sorta di democrazia militare. Questi soldati che hanno partecipato, e poi come vedremo, per tale ragione richiedono di partecipare, di entrare nella politica in quanto soldati. Questo è un fattore comune per tutta quanta la storia. Pensiamo, ad esempio, in Grecia all'oplitismo, quando la guerra, non più fatta principalmente da aristocratici, scende ai medi piccoli proprietari, quindi il fattore dominante per vincere la battaglia è l'oplita. Ebbene, gli opliti chiedono ed entrano sempre più
nei meccanismi della politica e nella gestione. Lo stesso l'abbiamo visto in tempi contemporanei, non è un caso, pensiamo all'Inghilterra, Stati Uniti, che dopo l'esperienza della Prima Guerra Mondiale avverrà di fatto il suffragio universale maschile. In Italia dobbiamo aspettare anche qui il 1919, e anche per il caso del voto delle donne non è un caso, dopo la seconda guerra mondiale avverrà anche il suffragio universale maschile per le donne. Non hanno combattuto, se vogliamo, in prima linea, ma sia attraverso la prima guerra mondiale sia attraverso la seconda le donne sono entrate nella società e nel lavoro, quindi questo è un processo che lo vediamo, una sorta di democratizzazione attraverso la via militare, una democrazia tra virgolette militare, perché è sempre gerarchica, ci sono sempre dei capi. Quindi durante questo dibattito si contrappongono due filoni, il primo quello dei liberal-conservatori, in particolare guidati da il capo carismatico dell'esercito, del nuovo esercito, che è Oliver Cromwell, ma avrà una posizione un po' più defilata, in particolare a difendere il pensiero liberal conservatore sarà il suo genero Ireton, e andrà a scontrarsi con, se vogliamo, un pensiero più democratico, rappresentativo, progressista, anche delle volte anche radicale per l'epoca, che è incarnato dal pensiero dei livellatori. Questi è un movimento nato nel 1645, il quale il fine è la piena uguaglianza giuridica di tutti quanti i cittadini, quindi sono a favore di un suffragio universale maschile e di un'equa ridistribuzione della proprietà, che non vuol dire la sua negazione. In particolare, per creare una società democratica, un sistema democratico, i livellatori sono a favore della creazione di una uguaglianza. L'uguaglianza può essere fatta però anche su base economica, quindi non solo un'uguaglianza politica, ma anche un'uguaglianza su base economica, e quindi questo pensiero è fondato su un pensiero di una giustizia sociale. E quindi qui ritorniamo un po' mi viene un esempio appunto dell'Atene, vi rimando alla mia playlist sulla storia della democrazia diretta, in particolare i due video dove ho analizzato la democrazia diretta di Atene per il secolo V, ma soprattutto per il IV. E quindi abbiamo due forti analogie. La prima è che con quello che abbiamo parlato prima, una sorta di democratizzazione attraverso la via militare, una sorta di democrazia militare nel V secolo, con l'arrivo della flotta, anche i Teti, che fanno parte dell'ultima classe di censo, sono chiamati alle armi remando nella flotta, e quindi di fatto, facendo parte dell'esercito, possono e ottengono un loro, se vogliamo, riconoscimento politico, il loro accedere come cittadini attivi. E poi anche se vogliamo, un pensiero di giustizia sociale, permettere anche a questi ultimi, che sono effettivamente come chiamati dalle fonti, dei poveracci, dei pezzenti, permettere di fatto di poter partecipare alla politica attraverso il mistos, che è la paga pubblica, attraverso la vita dei tribunali, che era una paga giornaliera per chi frequentava i tribunali, ovviamente nella veste di giudice, o se vogliamo poi anche nel corso del quarto per chi sempre ad Atene era presente alle assemblee, alle riunioni dell'assemblea ateniese, dell'Ecclesia. Quindi questi due aspetti di giustizia sociale e anche di una democratizzazione attraverso l'aspetto militare si ritrova anche qui, in particolare in dibattiti di Putin è evidente come appunto questo nuovo esercito fatto di volontari, anche coloro che non erano nobili, quindi non hanno fino adesso, non sono mai entrati nella politica, non hanno mai avuto appunto la possibilità di accedere, vogliono entrare. E inoltre i livellatori chiedono anche una maggior uguaglianza su base economica, quindi c'è un maggior sentimento di giustizia sociale. E quindi questo è un classico, se vogliamo, proprio del pensiero democratico. Durante i dibattiti di Putin il pensiero liberal conservatore è stato espresso in modo particolare da Henry Harrington,
il genero di Oliver Cromwell. Nello specifico il diritto di voto veniva contestato, il diritto di voto esteso a tutti quanti. E questo perché una uguaglianza del diritto di voto a tutte le persone, in questo modo, così facendo, si riconosce il diritto di voto come un diritto naturale, ma appunto non è così. Il diritto di voto appartiene al diritto civile. E questo perché? Perché nel pensiero liberale conservatore, questo è un cardine proprio di questo pensiero, ce lo portiamo da qui fino, se vogliamo, agli inizi del Novecento, dove poi, come dire, la società è diventata una società a massa, si è democratizzata, e quindi questa critica sarà presente per più secoli. Ma se vogliamo anche oggi, ovviamente in quegli ambienti, forse in America, forse fortemente chiusi, stretti, oligarchici, fortemente liberali, ma in ogni caso, oggi come oggi, questo pensiero ormai ha perso la sua forza. Comunque in questi secoli almeno, tornando a noi, in cui il pensiero libero conservatore era forte e vigoroso, e se vogliamo possiamo fare anche un passo indietro nello stesso dialogo tripolitico di Erodoto. La critica oligarchica alla democrazia toccava questo tema. Il tema è questo, che il diritto alla partecipazione deve essere dato a solamente coloro che pagano le tasse, cioè coloro che hanno un interesse fisso nel paese, cioè sono possessori della proprietà, secondo Harrington. E diversamente, se il diritto di voto lo si allarga a tutti quanti, bene, in questo modo, se tutti partecipano, bene, va contro la proprietà. Questo perché quando Harrington parla durante i dibattiti di Putin, siamo una società di ancien regime, ma questo discorso valeva anche per la società antica come d'Atene, nella quale le tasse non le pagavano tutti quanti, era una società dove non era presente una sanità pubblica, un'istruzione pubblica, quindi lo Stato di fatto si fa carico, quindi prendendo le tasse a tutti quanti dà questo servizio a tutta la comunità. Nell'ancien regime, ma anche prima, non esistono questo. Lo Stato non si fa carico del benessere sociale, e quindi le tasse di fatto le pagano solo i ricchi o coloro che possiedono qualcosa, sono proprietari. In particolare siamo in un momento precedente alla rivoluzione industriale, quindi la proprietà di fatto si basa sulla proprietà terriera e anche sulla ricchezza dei commerci, ma soprattutto sulla proprietà terriera. Quindi per questa ragione pensiamo ad Atene, la prima democrazia politica, erano cittadini attivi, sia aristocratici, cioè i grandi proprietari, ma anche i medi e piccoli proprietari, ovvero quelli che nell'esercito ricoprivano il ruolo degli opliti. Quindi loro, pagando le tasse, sì, avevano il diritto di essere cittadini attivi, invece coloro che non le pagavano, come l'ultima classe di censo, i teti, erano soltanto cittadini e passivi. Questo stesso discorso, che ripercorre la critica oligarchica antica, vediamo che ritorna anche nel pensiero liberale conservatore, dove appunto fino al Novecento è presente questa critica, dove il diritto di partecipare alla politica deve essere soltanto a coloro che pagano le tasse, cioè coloro che hanno la proprietà. Quindi secondo Harrington il voto deve essere dato agli uomini liberi, ma gli uomini liberi in senso che non sono soggetti a nessun altro, non sono dipendenti, non hanno condizioni servili a dispetto di altri. Questo perché appunto chi è soggetto ad altri è soggetto a un padrone, quindi secondo questa logica libera conservatore seguirà sempre le logiche di chi è dipendente. Siamo appunto una società di ancien regime, di proprietari terrieri, non esiste industria, ma tantomeno non esiste il sindacato, quindi bisogna prendere per il contesto storico queste affermazioni, questa critica liberal conservatore del diritto alla partecipazione. In particolare un'altra esponente di questi dibattiti è stato lo stesso Oliver Cromwell, che Cromwell si è limitato, come abbiamo detto, ha avuto una posizione defilata rispetto al genero. In ogni caso le sue affermazioni ha dipinto appunto la democrazia come un'autentica anarchia, quindi un'assenza di potere. Questo perché
con la democrazia si potrebbe dare il potere anche a coloro che non sono proprietari, non hanno nulla, di poter decidere, di poter entrare, e quindi coloro che non pagano le tasse anche loro possono disporre. Ancora per approfondire, non siamo gli eserciti in questo periodo, non sono eserciti massa quando si fa una guerra, come abbiamo visto nel video precedente, non è tutta la popolazione come verrà con la grande guerra che viene chiamata alla leva, e tantomeno per finanziare una guerra, come abbiamo visto, il re convoca, in caso di Inghilterra convoca il Parlamento, chiede nuove tasse, queste nuove tasse saranno pagate da chi può permetterselo, cioè di chi ha la proprietà. Quindi secondo questa visione, secondo Crowley e non solo, secondo il pensiero liberal conservatore, se si desse il diritto di voto a tutti quanti, bene, voterebbero anche coloro che di fatto non mettono neanche le tasse, di fatto non sono neanche chiamati alla guerra, quindi sarebbe un'autentica anarchia. E qui ritorniamo ancora alla critica oligarchica antica, dei greci antichi riguardo alla democrazia in particolare. Mi viene in mente il famosissimo pamphlet del vecchio oligarca che per lo storico Luciano Canfora, l'autore è Crizia, cioè zio di Platone, il leader dei 30 tiranni del colpo di stato del 404-403 ad Atene. Invece secondo un altro storico, Musti, l'autore è Senofonte, anche lui comunque un fautore, un amico degli oligarchi. E quindi chiudiamo questo pensiero liberal conservatore, vediamo come la critica alla democrazia, nonostante ho aperto questo video dicendo che il pensiero politico occidentale nasca con i dibattiti di Putin, bene, vediamo che la critica alla democrazia, soprattutto quella, se vogliamo, più concreta, come abbiamo visto in questo caso, che il diritto di voto appunto appartiene al diritto civile, non è una cosa naturale come si potrebbe ingenuamente pensare, ma questo perché? Perché è legato doppiamente alla proprietà, cioè il diritto dalla partecipazione è esclusivo di chi ha la proprietà, cioè di chi paga le tasse, quindi ci mette del suo, di chi ha un interesse fisso nel paese, e la proprietà. Qui attenzione, questo paradigma, questa idea viene espressa dai liberal conservatori, ma sarà ripresa poi dai socialisti, comunisti, anche anarchici contro i liberali, affermando appunto come i liberali conservatori considerano il diritto di voto un'entità, un elemento che è dentro il diritto civile, questo perché è legato alla proprietà, e la stessa proprietà è un prodotto culturale, non è presente in natura, tantomeno non deriva da Dio. Io penso veramente che l'essere più povero che vi sia in Inghilterra ha una vita da vivere quanto il più grande, e perciò credo che sia chiaro che ogni uomo il quale ha da vivere sotto un governo debba prima, col suo consenso, accettare quel governo, e ritengo che l'uomo più povero in Inghilterra non sia affatto tenuto a rigore a obbedire a quel governo, che egli non ha avuto alcuna voce nel creare. Il colonnello Thomas Rainbow. Il secondo gruppo dei dibattiti di Putin è quello dei livellatori, se vogliamo un movimento democratico, liberale, progressista, radicale, se vogliamo dargli una definizione. Questo movimento nasce dal 1645, ma nel 1647, precisamente il 3 novembre 1647, esce il loro primo manifesto dal titolo eloquente Patto del popolo, nella quale viene evidenziate 4 tipi di uguaglianze: un'uguaglianza giuridica, un'uguaglianza politica, un'uguaglianza religiosa e un'uguaglianza economica. Quello che viene ribadito in questo manifesto è che il potere del Parlamento deve essere inferiore a quello del popolo che lo elegge, quindi qui si sottolinea l'importanza del popolo. E vediamo come appunto in questa guerra civile inglese i 3 elementi su chi deve avere il predominio, la parola finale, a chi spetta il potere, se al re, quindi a Carlo I e ai suoi realisti, al Parlamento, quindi ai liberal conservatori, oppure al popolo, come in questo caso i livellatori. E se vogliamo, anche qui torniamo di nuovo sempre al dialogo tripolitico di Erodoto, e quindi re,
oligarchia o democrazia. Ma tornando a noi, tornando al manifesto, patto del popolo dei livellatori, ribadiscono che le questioni religiose non appartengono, le questioni religiose non appartiene agli affari dello Stato, quindi a una separazione. E ribadiscono ancora, quindi un'uguaglianza totale di tutti quanti gli uomini, e quindi non c'è differenza tra gli uomini, non fa differenza la proprietà, lo statuto, la nascita e il luogo. Gli uomini sono uguali per natura, e siamo a metà del 600, quindi come già vediamo questo è già, se vogliamo, l'illuminismo inglese. L'illuminismo francese del 700 prenderà a piene mani dalla tradizione liberale, democratica inglese, dell'illuminismo inglese. E quindi, infine ancora in questo manifesto patto del popolo, i fattori di benessere del popolo devono essere il fine di ogni governo, sono considerati come diritti naturali di ogni uomo. E quindi il pensiero cardine dei livellatori, se vogliamo concludere, consiste appunto in una autonomia fra Stato e Chiesa. Sono a favore di un suffragio che deve essere quanto più ampio possibile, in quanto è il fondamento del Parlamento, perché loro sottolineano l'importanza, la supremazia del popolo, cioè degli elettori rispetto al Parlamento. E quindi qui siamo comunque in un contesto di una democrazia rappresentativa, quindi di una democrazia moderna, se vogliamo noi contemporanea. Siamo lontani, parlando, eleggendo un Parlamento, si eleggono dei rappresentanti, quindi non siamo in una democrazia diretta come ad esempio quella di Atene, dove tutto quanto il popolo, o meglio, chi voleva, come abbiamo visto nel mio video precedente, possiamo al tempo di Pericle così stimare una popolazione di 60.000 cittadini maschi, alla fine del IV secolo una popolazione di 30.000 cittadini maschi. Bene, come dicono le fonti, come dicono anche le prove archeologiche, la Pnice, cioè la collina dove il popolo si riuniva, poteva tenere al massimo 8.000 cittadini che si riunivano e deliberavano direttamente. Invece in questo caso siamo in presenza di una democrazia rappresentativa, una democrazia appunto liberale, dove i cittadini, chi ha il diritto di voto, eleggono dei rappresentanti, e questi si ritroveranno in Parlamento, e il Parlamento dovrà dare voce. I rappresentanti sono autonomi e il Parlamento comunque ha la funzione legislativa. Inoltre la caratteristica, come abbiamo detto all'inizio, dei livellatori è questo senso di giustizia sociale, quindi un'uguaglianza anche attraverso una ridistribuzione della proprietà. E quindi siamo dinanzi a una democrazia rappresentativa, e che il governo legittimo è quello fondato sul consenso di tutti, ma questa è veramente un'utopia, o la maggior parte possibile di un paese. Questo dà la legittimità a un governo, e tutto questo è indipendente dallo statuto economico degli elettori. Tutti quanti hanno il diritto di poter esprimere il loro consenso attraverso l'elezione di rappresentanti. A differenza di ciò, un governo, un Parlamento eletto solo da ricchi si trasforma in una tirannide. Qui torniamo ancora al mondo antico, alla politica di Aristotele. Egli, infatti, Aristotele definisce l'oligarchia semplicemente il governo dei ricchi, e la democrazia era appunto il governo dei popoli. Quindi qui storici contemporanei come Luciano Canfora, che sono chiaramente influenzati dal pensiero marxista, come dire, hanno fatto un cortocircuito e hanno unito in questo cortocircuito gli antichi e i contemporanei, i moderni, come Marx, unendo Aristotele e Marx, e quindi definendo di fatto, appunto con termini prettamente marxisti, leggendo la realtà sotto termini sociali ed economici, hanno letto appunto l'oligarchia come il governo dei ricchi, e invece la democrazia come il governo dei poveri. Tornando a noi, tornando che anche i livellatori leggono appunto
si uniscono, se vogliamo, in questo calderone, in questa lettura, e quindi il governo dei ricchi, un Parlamento fatto con un censo ristretto e soltanto espressione dei ricchi. Tornando a noi, all'inizio di questo capitolo sui rivelatori ho letto il pensiero che esprime tutto ciò del colonnello Thomas Rainbow, il quale addirittura si spinge, qui veramente vediamo il carattere radicale dei rivelatori, che se alcuni sono a favore di una redistribuzione della proprietà come atto, diciamo, moderato, comunque a livello teorico si spingono addirittura, il colonnello Thomas si spinge addirittura a voler abolire la proprietà. Suo fratello maggiore, presente anche lui e da voi nei dibattiti, afferma, andando contro ai liberal conservatori, afferma la legalità del diritto di voto per tutti, perché appunto il fine del governo è quello di preservare le persone e non tanto i beni. Ancora un soldato, Petty, afferma che un diritto di voto esteso a tutti difenderebbe la proprietà, e ancora un altro soldato, Selby, afferma come il voto deve essere dato ai soldati in quanto hanno dato la vita per il paese. Quindi qui siamo, come ho detto all'inizio, davanti a una, se vogliamo, a una democrazia militare. La fine dei livellatori la troviamo, come nel video precedente sulla guerra civile inglese, con la decapitazione la fuga e la decapitazione di Carlo I, la sua decapitazione il 30 gennaio 1669, quindi con l'abolizione della Camera dei Lord e con l'affermarsi del Commonwealth, cioè della Repubblica di Cromwell, dove egli stesso diventerà poi il Lord protettore. Quindi lo stesso Cromwell, che ha la mano pesante sia con l'Irlanda, sia con la Scozia, sia con i realisti, ha la mano pesante anche con i livellatori e inizia una lunga repressione con arresti, molti dei quali anche verranno processati e uccisi. Pensiamo a Richard Overton, John Lewborn, William Waywan, Thomas Prince. Sono tra i capi dei livellatori che vengono arrestati e alcuni di questi anche processati. In ogni caso, il 1 maggio 1649 esce un altro manifesto, un atto patto del popolo, redatto anche da alcuni di questi prigionieri, di questi leader prigionieri nella torre di Londra, appunto è un canto del Cigno, cioè l'ultimo canto dei livellatori, che poi non avranno più voce nella storia. E quindi il primo punto di questo nuovo patto del 1 maggio 1649 è, se vogliamo, un compromesso. Si ribadisce il suffragio universale per tutti, ovviamente, i maschi di 21 anni, ma si fa un passo verso i liberi conservatori e si afferma che lo si vieta per chi è nella condizione servile, per i mendicanti e per tutti quanti chi ha mobilitato con i realisti, chi era a favore di Carlo I. Quindi, tra parentesi, noi sappiamo, Hobbes era tra questi, quindi Hobbes per i livellatori non avrebbe avuto il diritto di voto. Il secondo punto di questo patto del popolo è che tutti hanno il diritto di accedere agli uffici dello Stato, e però sono esclusi i papisti, cioè i cattolici. Siamo sempre nel contesto della guerra civile inglese, se nella cultura inglese, dove i cattolici più di una volta hanno attentato al re, pensiamo alla congiura delle polvere, pensiamo alla regina Elisabetta I, ma è una storia che va avanti, quindi gli inglesi sono sempre applicano, se vogliamo, la non tolleranza nei confronti di chi non è tollerante. Questo concetto sarà ripreso poi da Rousseau, e quindi vietare gli uffici pubblici ai papisti, cioè ai cattolici. E infine vediamo che i livellatori si smarcano dagli zappatori, che è il gruppo più radicale, nel quale, se all'inizio abbiamo visto come si arriva anche a concepire a livello teorico l'abolizione della proprietà, ebbene, alla fine, siamo nel 649, cadono in posizioni più moderate, quindi deliberano che in questo manifesto si afferma che il Parlamento non può avere il potere di abolire la proprietà e tantomeno di creare comunità di possessori della terra, quindi smarcandosi, come vedremo adesso, il pensiero di zappatori.
Infine un ultimo pamphlet di Wirwine intitolato Difesa. Vediamo che si scosta dalla democrazia radicale, infatti afferma che nessuno può averlo sentito perorare la causa di portare macerai e calzolai alle cariche del governo, e quindi anche qui vediamo un pensiero comunque liberale, dove alla Camera del Governo comunque bisogna mettere persone di merito, che hanno meriti o amministrativi o meriti di cultura, comunque non si può mettere le persone comuni, e questo rientra nella classica pensiero liberale in quanto meritocratico. L'ultimo grande filone della filosofia politica dei dibattiti di Putney, ovviamente abbiamo detto all'inizio, si scontrarono i liberali democratici con i democratici progressisti radicali, ma pur sempre comunque democratici liberali. Impresa in minoranze era comunque presente un altro gruppo, chiamato anche il gruppo degli zappatori. Questi possiamo definire come democratici radicali, anche addirittura dei comunisti cristiani. Questo perché? Perché il più grande esponente di questo pensiero è Gerard Winstanley, che il movimento zappatore prese vita dall'aprile del 1649 al marzo 1650. Perché parliamo di comunismo cristiano? Perché sostanzialmente la loro idea era quella di una coltivazione collettiva delle terre della corona, sia quelle confiscate sia quelle incolte. E quindi nel 1648 Winstanley va contro la proprietà privata, che la definisce appunto come una tirannia che è contraria all'amore universale e cristiano. Abbiamo esempi concreti di questa collettivizzazione della terra, di questo comunismo agrario. Nel 1649 alcuni contadini che non erano proprietari, alcuni anche mendicanti, sollecitati e spinti dallo stesso Winstanley, si impossessano di terre nel Surrey, nel Kent e nel Northampton, e iniziano a coltivarle in modo collettivo, quindi escludendo la proprietà, coltivano in modo comune. Ovviamente queste esperienze sono state duramente represse dal governo repubblicano di Cromwell. Abbiamo Winstanley pubblica un altro manifesto nel 1650 dove esemplifica il suo comunismo agrario cristiano. Fa appello direttamente a tutti quanti gli inglesi e annuncia, cioè cita appunto la libertà di piantare grano o di costruire in terre non coltivate, e questa libertà deve essere riconosciuta in quanto è una legge che è presente nelle scritture, e ribadisce la libertà di ogni membro che fa parte dell'umanità. E quindi è ancora ribadito il diritto, la libertà del diritto alla terra, quindi si scaglia contro la povertà. E se tutto questo si realizzasse, non ci sarebbe più la povertà in Inghilterra, se vogliamo, forse da qui che viene fuori quello che noi conosciamo, abbiamo visto un paio di anni fa come decreto anti-povertà. Siamo in questo caso ovviamente del pensiero democratico radicale, di questo comunismo cristiano, siamo nell'ambito di una utopia, ma come abbiamo visto per meno di un anno si è realizzato un modo di poter concepire la proprietà e la terra. Nel 1652 esce un nuovo scritto di Winstanley dedicato allo stesso Cromwell, dove in questo momento è di fatto il primo cittadino di questa repubblica. Nel 1953 diventerà il Lord Protettore. In questo saggio del 1652 Winstanley ribadisce come la proprietà faccia parte del peccato originale, e se vogliamo adesso inizia e si collega a
a quello che nel futuro, pensiamo al socialismo, al socialismo scientifico di Marx, pensiero al socialismo, se vogliamo, francese e non solo, al comunismo, si lega, crea anche lui, tocca quel concetto che non chiama con queste parole di lotta di classe, ma che, se vogliamo, il significato è lo stesso, si crea questo ponte tra questi due, se vogliamo, da questo comunismo agrario cristiano e quello che poi sarà il comunismo scientifico di Marx, nel ponte della lotta di classe, in quanto la proprietà è vista come la causa di tutti i conflitti politici e sociali, sia interni che esterni, e quindi abolire la proprietà non vuol dire altro che di fatto realizzare una pace sociale. Quindi ritroviamo qui il concetto, espresso ovviamente tra virgolette, non parla chiaramente di lotta di classe perché questo l'ha inventato Marx, ma è presente questo paradigma, se vogliamo, culturale, e anche la ricchezza viene sentita, in questo caso da Wainsley, come un'autentica vergogna. E inoltre il nuovo governo repubblicano, ovviamente, di questa repubblica comunista cristiana, Wainsley, ha il fine di unire tutto quanto il popolo buono, onesto, contro il governo dei briganti, contro il governo della ricchezza. E Wainsley in questo saggio del 1642 dà proprio le basi di quello che dovrà essere un governo futuro, ovvero i funzionari di questo governo saranno eletti direttamente dal popolo, ma saranno in carica solo per un anno, e questo perché il potere corrompe. Vieta che si possano eleggere chi ha fatto parte del vecchio ordine, cioè sia della monarchia di Carlo I, sia anche dei liberal del Parlamento liberal conservatore. In particolare il Parlamento ha la funzione di vietare il ritorno di ogni proprietà, e questo perché nel suo pensiero i beni saranno prodotti in modo collettivo e faranno parte di beni comuni, quindi si cancella completamente il concetto di proprietà. Se vogliamo, anche qui è veramente sorprendente la, se vogliamo, società socialista di Marx dopo la guerra, la dittatura del proletario, dopo aver decapitato tutte le teste dei borghesi. Secondo Marx verrà fuori questa società, una società estremamente ricca, dove tutti avranno la possibilità di avere tutto e quindi non ci sarà più bisogno della proprietà. Quindi già questo, Wainsley, vediamo, sono pensieri comuni del pensiero comunista. In questo caso Wainsley è un comunismo cristiano e non scientifico come Marx. Infine quest'etica comunista cristiana vediamo viene sempre spinta da una volontà, di una voce superiore, quindi questa spinta etica ha sempre bisogno di sia di, come dire, superuomini, cioè persone che superano le debolezze umane, appunto la ricchezza sentita come una vergogna, bisogna superare questo bisogno, ma anche di uno Stato, come appunto di una struttura sopra, che punisca coloro che si lasciano troppo tentare e cadono nella tentazione appunto del demonio. Infatti non è un caso, come per il comunismo di Marx, anche qui questo comunismo cristiano non è una società plurale. Infatti questa nuova repubblica, questo comunismo cristiano, è fondato sull'unità del popolo, ma prescrive anche una repressione nei confronti di quelli che appunto sono definiti come traditori della pace di questa nuova repubblica. La repressione consiste sia in lavori forzati per il bene comune, ma anche alla fine si arriva a proprio dei veri processi con condanne, considerati coloro che non riescono a liberarsi o che vogliono tornare alla proprietà come appunto dei traditori. E quindi questa è la democrazia popolare della metà del XVI secolo d.C., questa democrazia radicale, questo comunismo cristiano di Wayne Staley. Come vediamo anche qui precursore sia alcuni filoni del pensiero socialista, che poi si verrà fuori nel Settecento, poi nell'Ottocento con Marx, ma anche in quest'ultima parte, una parte più, se vogliamo, oscura, di voler punire chi va oltre, chi non riesce a staccarsi dal bisogno della proprietà. Bene, il carattere anche repressivo, che ricorda sia ovviamente
dittatura del proletario di Marx, ma anche, se vogliamo, Wainsley può essere visto come un precursore, un pre-giacobino. Anche loro, volendo costruire questa loro Repubblica delle Virtù, vanno, come dire, escono matti e puniscono con pene durissime, con processi, coloro che vanno contro questa idea rivoluzionaria. E nulla, questo video si conclude qua, come sempre. Spero di avervi annoiato, ma non troppo.